Un blocco di massa m grande appoggiato su un piano orizzontale scabro è unito mediante un filo inestensibile e di massa trascurabile a una sfera di massa m piccolo uguale radice di 2 m grande. Il filo viene fatto passare su una carrucola posta a una certa altezza sopra il piano, in modo che il tratto di filo collegato al blocco sia inclinato di 45 gradi, come mostrato in figura. Mostra che il blocco si muove qualunque sia il valore del coefficiente di attrito statico tra il blocco e il piano. Andiamo a identificare il nostro sistema di forze. Sulla sfera agisce una forza peso, è forza peso della sfera, e la tensione del filo. Sul blocco agisce la tensione del filo, scomponibile nelle due componenti verticali e orizzontali, Tx e Ty, la forza peso sul blocco e la forza di reazione vincolare al blocco. E una forza di attrito. Supponiamo adesso che il nostro sistema sia in equilibrio statico. Per verificare la prima domanda del problema, cioè mostra che il blocco si muove qualunque sia il valore del coefficiente di attrito statico tra il blocco e il piano, facciamo un'assunzione. Ipotizziamo che il blocco sia fermo e che non si muova per nulla. In questo caso potremmo scrivere che la forza peso della sfera meno la tensione del filo sono equivalenti e quindi non produce nessuna accelerazione, non c'è nessuna forza risultante, quindi uguale a 0. Potremmo anche scrivere che invece la tensione sul blocchetto, la componente verticale della tensione sul blocchetto, meno la forza peso del blocchetto siano uguali a 0. Questo perché la componente orizzontale della tensione del filo sul blocchetto non genererebbe alcun movimento e quindi non ci sarebbe anche nessuna forza di attrito. Se fosse così, potremmo scrivere che T è uguale a m piccolo per l'accelerazione di gravità. Ty corrisponde a t per il coseno di 45 gradi, perché l'angolo che si forma è di 45 gradi e considerando le componenti Ty non è altro che un cateto e la tensione è l'ipotenusa del triangolo rettangolo, uguale la forza peso che agisce sul blocco è data da mg. Sostituiamo i valori e quindi T uguale radice di 2 m grande g, radice di 2 m grande g per il coseno di 45 gradi è radice di 2 fratto 2 uguale mg. Semplificando radice di 2 per radice di 2 che fa 2 diviso 2 fa 1, viene fuori che mg uguale mg. Questo vorrebbe dire che in una situazione in cui non ci fosse movimento, sicuramente la componente verticale
della tensione del filo che agisce sul blocchetto annulla completamente la forza peso e quindi indipendentemente dalla presenza di qualsiasi coefficiente di attrito statico, il blocchetto potrebbe muoversi liberamente. Vuol dire che indipendentemente da qualsiasi possa essere il coefficiente di attrito statico, il blocchetto si muoverebbe comunque. Passiamo alla seconda domanda. Le accelerazioni iniziali dei due oggetti non sono uguali, indicando quella della sfera con A, risulta che quella del blocco è A per il coseno di 45 gradi. Calcola il valore dell'accelerazione. Quindi possiamo scrivere che in presenza di movimento, e quindi non più di equilibrio, e considerando un sistema di riferimento verticale, così, e quindi che il moto della sfera sia verso il basso, potremo scrivere che la forza peso sulla sfera meno la tensione del filo è uguale alla massa della sfera per l'accelerazione. Analogamente potremo scrivere che sul blocchetto la componente orizzontale della tensione sul blocchetto sia uguale alla massa del blocchetto per accelerazione coseno di 45 gradi, esattamente come ci dice il problema. Quindi, sostituendo i valori, abbiamo che Tx lo possiamo scrivere come T coseno di 45 gradi. Questo perché è un cateto e quindi possiamo esprimere questo cateto in funzione dell'ipotenusa e dell'angolo fra esso compreso, uguale alla massa del blocchetto per A coseno di 45 gradi. In alto possiamo scrivere che la massa della sfera per l'accelerazione di gravità meno la tensione del filo è uguale alla radice di 2 massa del blocchetto per A. Possiamo semplificare i coseni e viene che T è uguale m per A. Sostituiamo anche qui la massa della sfera con il corrispondente della massa del blocchetto per G meno MA uguale radice 2 MA, da cui ricaviamo che radice di 2G è uguale a radice di 2 più 1 A, T è uguale MA, e quindi A è uguale a radice di 2 fratto radice di 2 più 1 per 9,8, T è uguale MA, da cui segue A uguale, sviluppando i calcoli, 5,7 metri fratto secondo quadrato.